importante sugli unboxing, su quello che ragione penso io degli unboxing. Allora, io vi faccio vedere quello che mi arriva, non tanto per far vedere novità o quant'altro, perché in fondo l'unboxing spesso è questo, no? Arriva una novità e voi giustamente volete vedere com'è per decidere se acquistarlo o no. Io, come sapete, da quasi 5 anni ormai gestisco un canale dove vi faccio vedere solo quello che mi piace sul serio, quindi ho deciso di seguire una linea di condotta e fate conto che per me è proprio una mission, che è quella di farvi vedere e condividere con voi quello che faccio io effettivamente per il mio hobby. E in sostanza non è, e lo dico sempre, la verità, non è la realtà totale a 360 gradi dell'hobby. Sono convinto che nessuno possa darvi la realtà a 360 gradi, perché tutto è assolutamente soggettivo, specialmente quando si parla di arte, di passioni e di hobby in questo caso. E quindi quello che faccio io, per esempio in questo caso, in questo specifico unboxing, è farvi vedere che tipo di colori sto chiedendo ai miei sponsor, perché voglio farvi vedere come sto sostituendo determinati colori, con quali e perché, ok? Questo è in sostanza. Allora guardate, per esempio partiamo da una cosa che secondo me è veramente veramente importante. Tra l'altro ho visto che un colore è rimasto fuori e quindi partiamo da lui. Questo è il nuovo True Blood dei Technical di The Army Painter. Allora, Army Painter ha adottato praticamente, per far riconoscere i propri colori, una colorazione del cap, quindi quando vedete verde è sempre un technical, sono colori che servono ad avere determinati praticamente effetti, ok? Scenici soprattutto. Questo per esempio è il sangue vivo, true, vero, insomma, no? Quindi questo in poche parole è il nuovo effetto lucido, molto rosso, molto acceso, che simula il sangue fresco. All'interno poi di queste scatolette, che non arrivano a voi a caso, generalmente queste arrivano a chi lavora con lo sponsor, quindi in questo caso con The Army Painter, no? Abbiamo altri technical. Questo è l'Osin Vomit, quindi è sostanzialmente il nuovo tipo di effetto per simulare il vomito, per esempio quando ci sono i troll, quando volete fare una chiazza di qualcosa di sporco in una basetta, eccetera eccetera, ok? Questo praticamente è il Fresh Rust. Qui andiamo su una parte per me veramente molto cara, perché in sostanza voi sapete che Army Painter utilizza la famosa triade che a me piace un sacco, adesso sono diventati addirittura 6 i colori in scala. Con il Rust ha fatto una cosa del genere, anche se non è ufficiale, diciamo, no? Quindi si parte da un Dark Rust, che è una colorazione molto scura, marrone molto scura, che simula la ruggine. Allora, in questo caso dentro, l'ho già visto, insomma, quindi ve lo posso raccontare, e i nuovi colori praticamente sono stati texturizzati proprio con della sabbia, quindi in sostanza comunque ci sono all'interno delle componenti diciamo tridimensionali, ok? Quindi sembra proprio ruggine. Voi partite da una base Rust per poi arrivare praticamente a dare una via di mezzo. Vediamo se nella confezione ce l'ho. Sì, dovrebbe essere da questa parte, quindi poi ve lo farò vedere. Comunque c'è il classico Rust, diciamo, che è la via di mezzo, l'arancione chiaro, e poi addirittura il Fresh Rust, che è la ruggine fresca, quindi la colorazione ancora più chiara, che vi serve magari con lo stippling o con il dry brush a simulare veramente una colorazione molto realistica. Poi nei technical abbiamo anche il dry blood, che è il sangue rappreso, no? Quindi molto più scuro e molto più incrostato, che ovviamente potete mettere accanto a quello fresco, al True Blood, simulando ovviamente il sangue che si è già asciugato rispetto a quello magari che è rimasto ancora fresco. Poi abbiamo l'Oil Stains, scusatemi, in questo caso veramente non vedo l'ora di utilizzarlo, perché è una sorta di olio slimegoso da motore, per capirci, quindi molto utile per tutti quegli effetti che possono essere la morchia, catrame liquido,
cose di questo genere, avete capito? E poi abbiamo il nuovo Verdigris, anche qui non vedo l'ora di provarlo, perché il Verdigris è un effetto che a me è molto caro quando andiamo a fare l'ottone, specialmente il bronzo ovviamente, tutto quello che si può ossidare, ok? E questo era, diciamo, il pacchetto dei technical che ho chiesto ad Army Painter perché volevo provarli con voi in dei tutorial. Andando avanti abbiamo altri 6 technical e forse qui avremo anche appunto il Rust che ci tenevo a farvi vedere, vediamo se c'è subito, ve lo faccio vedere all'istante, vediamo se è questa ultima possibilità, non c'è, e quindi qui è un'altra cosa ancora. Allora, questi sono, ve li faccio vedere insieme, i vari praticamente effetti, tra cui guardate il Radiation Glow, che è un arancione molto acceso, il Plasma Coil Glow, il Power Node Glow e il Data System Glow. Questi 4 colori sono essenziali per fare tutto quello che deve essere e deve sembrare molto illuminato. Anche qui, come parlavamo l'altro giorno nell'altro video, è il miniaturista, per esempio, è uno che insegna, perché fa proprio questi effetti luce molto accesi. È chiaro che colori di questo genere, fluo, aiutano tantissimo a rendere questo effetto ancora più forte, no? E poi ultimo il Lens Flare Glow, che è praticamente il giallo. Da mettere invece insieme agli altri il Disgusting Slime, che sostanzialmente è lo slime, può essere per esempio lo schifo che ha per esempio al posto delle pustole Nargol, oppure potrebbe essere proprio slime vero e proprio di pozzanghere che fate in una magari ipotetica appunto basetta, no? Andando avanti abbiamo, questi non occorre neanche che vi li faccio tutti completamente vedere, comunque tappo bianco sicuramente. I Ruddy Browns sono dei marroni, ovviamente queste sono le famose triadi fatte a 6, quindi dal più scuro al più chiaro in 6 tonalità diverse. Questi sono i marroni. Poi abbiamo i Warm Gray and White. Warm Gray and White è fantastico perché vi aiuta tantissimo con la pietra e con tutti gli effetti che vanno dal grigio caldo al bianco praticamente. Poi abbiamo il Desaturated Cool Greens, quindi sono tutti quanti i verdi più fighi che ha l'Army Painter, però desaturati, quindi molto spenti, molto utili per esempio per quello che voglio fare nella giungla con diciamo i Krieg e soprattutto con i diavoli Catacciani. Deep Skin Tones mi mancava, mi aveva già mandato Army Painter 12 tonalità diverse per fare la pelle, questa era l'ultima tonalità da 6 che mi mancava, quindi sono 18 in questo caso tonalità diverse che potete utilizzare per fare diciamo 3, ma in realtà sono infinite possibilità di pelle umana, ok? Quindi diciamo di carnato veramente interessante. Lo useremo quasi subito per i tutorial con le miniature di HeroQuest. Light Neutrals invece sono proprio, anche qui Flexible Triad, vi faccio vedere un esempio, ok? Vediamo un po' di tagliare questo lato, vediamo un po' se riesco. Allora abbiate pazienza un secondo che con il bisturi poi mi faccio male. Taglio qui e vi faccio vedere l'interno per farvi capire, perché magari Light Neutrals si capisce meno. Sono delle luci naturali, quindi in questo caso diciamo una sabbia molto pallida e quindi tutte tonalità sempre a 6 ovviamente, che partono da colorazioni caco, diciamo ocra, a colorazioni quasi desertiche, no? Quasi duna e sabbia. E poi i purples, che sono molto molto utili per esempio i tiranidi nuovi che stiamo facendo, e quindi per esempio potrebbero essere interessanti, anche se adesso faccio un piccolo stacco e dedico un attimo a John Blanche, perché finalmente abbiamo in mano i 20 nuovi colori che vanno tra le altre ad aggiungersi alla gamma classica di The Army Painters Fanatics e sono veramente l'arma definitiva per chi fa Grimdark. A tra poco. Caso io sono totalmente persuaso e convinto veramente che queste due confezioni siano quanto di più alto si possa raggiungere nell'idea di fare qualcosa per l'hobby da parte di una casa di produzione di colori, ovvero qualcosa di dedicato con un'idea tecnica di un pittore, di un artista in particolare, in questo caso John Blanche. John Blanche è diventato famoso per questo tipo
tecnica pittorica proprio, no? Che è questa cosa che hanno poi alla fine chiamato Blanchitsu, dal nome stesso di Blanche, che come vedete è una sorta di quasi puntinismo e di stratificazione in trasparenze da colori chiari intorno al giallo, arancione, rosso a colori molto accesi sempre sul rosso e poi molto molto scuri, saturi ma scuri e spenti, quindi sono saturi ma allo stesso tempo desaturati, non saprei neanche come descriverveli in maniera più tecnica, ma in realtà anche se sembrano simili è così, nel senso che sono veramente intensi ma hanno una colorazione molto spenta, non sono colori fluo per capirci, ok? A parte che penso che sul giallo anche lui ci sia andato giù abbastanza pesante, che se vedete il giallo è abbastanza forte, carico e non dico acceso, non è un giallo limone o un giallo stile Luna dei Goblin, e lui di Goblin ne sa qualcosa, insomma, perché è stato praticamente l'inventore del Green Dark per la Games Workshop, quindi tutto quello che vedete oggi, soprattutto nei libri di Warhammer 40.000, in realtà è un'eredità di Blanche, quindi John è veramente di più di un pezzo da 90, è un artista che merita veramente tutta l'attenzione che possiamo dargli. Allora, perché ho chiesto questi due? Intanto li ho chiesti perché quando sono usciti il mondo intero si è catapultato a fare recensioni e io sinceramente quando siamo di fronte a cose di questo genere mi rendo conto che serve un po' di tempo, ok? Un po' di tempo per lavorarci, un po' di tempo per vedere gli altri come lavorano, e anche perché questo famoso Blanchitsu, se andate a vedere i tutorial in giro, e vi posso citare degli amici carissimi come Miniatures of Death, che tra le altre come me è nell'Academy di Army Painter, ci può essere per esempio l'amico carissimo Marco Frigioni, che ha fatto già dei tutorial, le altre non con questi colori in quel caso, ma vi spiega la tecnica del Blanchitsu, e poi ce ne sono vari, 2 o 3, tra cui anche Feral mi sembra, che è uno di quelli che fa il grimdark più grim proprio di YouTube, e se guardate non ce n'è uno che lo fa uguale, quindi già questo vi fa capire che c'è qualcosa di particolare, no? Mi verrebbe da dire, per fare una citazione un po' strana, se voi andate a vedere il cristianesimo e il libro che seguono i cristiani, che è la Bibbia, ci sono 300 e passa denominazioni cristiane e tutte hanno un'interpretazione diversa dello stesso libro, il che vuol dire che l'essere umano, questo per me è un valore aggiunto tornando all'hobby, è un diamante quando rimane unito, ok? Quindi lasciatemi passare questo messaggio importante, specialmente per i più giovani, ma credo anche per i miei coetanei, cioè l'umanità è proprio un diamante pieno di sfaccettature. Se noi andiamo a scontrarci per cercare di rendere la nostra facciata più bella di quella delle altre non ha alcun senso e perdiamo il senso, infatti iniziano le guerre, i casini, siamo proprio scollati da quella che è la nostra umanità, no? Mentre in questo caso, e sono andato sul filosofico perché John Blanche è un artista e va trattato in questo modo secondo me, cioè tutte le volte che ho visto un tutorial anche ultimamente, spesso si apre la confezione, si comincia a dipingere la miniatura e si spiega un pochino come usa i colori. Già il fatto di spiegare come usa i colori Blanche è veramente tosta, ma farci praticamente addirittura solo, tra virgolette, un tutorial senza spiegare che cosa ha spinto Blanche a dipingere, perché è un artista con i controfiocchi, probabilmente uno degli ultimi contemporanei che abbiamo vivi sul pianeta Terra, ok? Quindi aveva, secondo me, necessità di una citazione un po' più profonda, da cui poi secondo me Army Painter ha compreso veramente i significati e ha avuto questa idea meravigliosa. Allora, quando voi andate ad aprire la confezione, la prima cosa è che hanno fatto questa sleeve, ok, che serve a tenere chiusa la scatola, e quando la levate vedete tutta la potenza d'immagine di John in questo, sicuramente in questa copertina che lui ha fatto apposta, ok? Ora io vi faccio vedere, se io metto a 3 di zoom e vi faccio vedere l'immagine, cerco di dargli ecco, la mettiamo abbastanza inquadrata, ok? Se voi la guardate già vi dà l'idea che ci siano praticamente, io vedo
più o meno delle torri di guardia con delle cascate in mezzo a un bosco, ok? Ma guardate quando allontano. Vedete come acquista immediatamente un altro tipo di conformazione? Perché è questa tecnica che lui ha di puntinismo che a seconda della percezione della distanza cambia completamente proprio la percezione che voi avete nei confronti dell'immagine, no? Questa è, secondo me, una delle prime basi che vanno comprese del Blanchitsu, assolutamente, perché senza questa, diciamo, comprensione di quello che lui cerca di realizzare, cioè fare avere a voi una percezione, che in questo caso è una percezione distopica, totalmente grimdark per l'appunto, e dico distopica perché è tutto un po' confuso, no? Diciamo quasi post-impressionistico, se vogliamo proprio andare sul tecnico forte, no? Detto questo, dietro avete un altro, diciamo, un'altra immagine, e quindi anche qui io continuo a vederci cascate e alberi, ma voi vedete che siamo già in un paesaggio che potrebbe essere preso per autunnale, ma in realtà si confonde roccia e vegetazione, si confonde completamente, e anche l'acqua si confonde, quindi già qui state vedendo una totale distorsione percettiva della realtà, ok? Allora vado ad aprire la confezione e vi faccio vedere l'interno. Allora, quello che trovate all'interno è un libricino con il masterclass, ok? Dove praticamente vi spiega che cosa fanno in sostanza i colori che trovate all'interno di questa scatola, di questa edizione, ok? Il volume 1 va a integrare la prima o la seconda colorazione delle varie triadi fatte a 6, ok? Le sestine come le chiamo io. Quindi Blanche ha letteralmente fatto una nuova tavolozza di colore per The Army Painter in collaborazione con loro, e ha ricavato quello che lui avrebbe sempre voluto avere per fare i suoi quadri, ok? Quando prima doveva adattarsi a quello che trovava, ok? Quindi spesso probabilmente i colori se li faceva da solo, in questo caso Army Painter glieli ha proprio fatti. E voi andate a vedere per esempio che nel Black and Gray noi abbiamo un secondo colore, e vi dicono qual è, che in sostanza, adesso ve lo vado a zoomare, è l'Iron Cloud Gray. L'Iron Cloud Gray è una via di mezzo fra il Matte Black, che è proprio il nero scuro, e il Deep Gray, che era l'idea di grigio scuro che aveva Army Painter. Blanche è riuscito a trovare una via di mezzo, e se guardate non è esattamente grigio scuro e basta, ok? Ci sono delle colorazioni calde all'interno, e questo già vi fa vedere quello che Blanche ha nel suo concetto generale, ovvero, torno all'immagine per farvelo capire, quando voi andate a vedere l'immagine e vedete il grigio scuro che lui ha fatto, che in questo caso è proprio l'Iron Cloud Gray, l'Iron Cloud Gray, che sicuramente sono questi puntini, ha una, diciamo, componente calda, scaldata, che scalda il grigio e non lo mette sulle tonalità fredde, lo mette tra le tonalità calde, e quindi va a integrarsi perfettamente con il resto che, se guardate in tutti quanti i, diciamo, dipinti di John Blanche, sono quasi tutti a sfondo colori caldi, dal giallo arancione al rosso acceso. Provate a scrivere John Blanche, guardate le immagini su Google e scoprirete che bene o male la base di John è quella, ok? Tornando ai colori, ecco quindi come vanno affrontati. Tenetevi questo libricino, perché così potete mettere, se volete, i colori accanto alle triadi. Personalmente, io che ho la scrivania portatile di Army Painter, li terrò tutti e 20 schierati a parte nella scrivania, ma terrò il libretto per capire dove integrarli all'interno delle mie terzine, perché sicuramente vorrò avere quelle tonalità di vie di mezzo, ok? Quindi per me da adesso in poi, grazie a John, non esiste più il nero matte black che passa al deep gray, ma c'è questa via di mezzo calda che è l'Iron Cloud, ok? E qui abbiamo appunto i colori. Per esempio il The Darkness è un blu di una tonalità intensissima, guardate com'è, proprio ve lo faccio vedere anche qua sotto, vediamo un pochino se si vede abbastanza bene, eccolo qui, scusate se si muove un po' la telecamera, ma metto a fuoco. Vedete com'è, sfrutto le luci del meraviglioso tavolo che ho, che aiutano tantissimo. Vedete com'è proprio un petrolio blu scuro
intensissimo proprio, è un blu meraviglioso, questo per fare per esempio i mantelli degli Stormcast che sto facendo io, che sono o rossi scuro e quindi userò un rosso molto acceso, molto scuro, scusatemi, che sicuramente è nell'altra confezione in questo caso, ma tutte le spalliere le farò e gli scudi li farò con questo sfondo qui, no? Perché ha questa connotazione dark, scura, che può essere magari mischiata con qualcos'altro che vi permette, schiarendo, di avere appunto delle texture proprio anche in stippling per esempio, che danno quest'idea di puntinismo che Blanche dà nei suoi dipinti. Poi abbiamo per esempio qua il Blighted Green, che va proprio a collocarsi all'inizio della sestina, diciamo, di Army Painter, quindi adesso sono 7, il primo colore più scuro è questo verde intensissimo, e poi c'è il famoso Iron Cloud Grey che abbiamo visto poco fa. Ve li metto così perché la luce va a colpire il fondo e li vedete bene, vedete che proprio è un grigio, ok, che ha appunto questa connotazione abbastanza calda. E poi ci sono degli Ivory White, per esempio questo è un bianco che per me, cioè, è eccezionale. Poi io, calcolate che lo avete visto da come dipingo, ho sempre amato Blanche e ho sempre amato queste tecniche un po' distopiche, quindi veramente a volte mi chiedo come sia possibile che in determinati concorsi di pittura lo stippling e il dry brush non vengano valutati alla stessa stregua, per esempio, delle velature, del blending, del metal no metal. Sono solo tecniche, quindi quando voi andate a fare bene una tecnica bisogna vedere cosa si realizza con quella tecnica, quindi perché il dry brush fatto bene non deve essere valutato come il blending fatto bene è una cosa che ancora capisco poco, anche se mi rendo conto che può sembrare tecnicamente molto più facile fare il dry brush che il blending. In realtà non è così. Fare un dry brush veramente fatto bene significa andare a fare anche qui 5 o 6 strati di stratificazione che andranno a texturizzare la miniatura e quindi andranno a rischiare di togliere il dettaglio, quindi dovete non togliere il dettaglio, texturizzare comunque la miniatura perché senza perdete quell'effetto, e poi bisogna dare una sfumatura che renda tutto molto omogeneo, quindi alla fine un dry brush fatto bene potrebbe avere delle velature, ok? Per eliminare le transizioni in mezzo. Però capite che già uno stippling fatto con colorazioni di questo tipo, dove per esempio anche il bianco è caldo, il giallo, guardate come è grosso e corposo, vedete com'è corposo? E infatti c'è un'intervista dove lui ride insieme ai ragazzi di The Army Painter, dove lui dice: all'inizio mi avete mostrato tutta una serie di paletta che avete pensato per me e non c'era il giallo, e cioè non so neanche come vi è venuto in mente di non presentarmi un giallo, perché lui praticamente vive sostanzialmente di questo colore alla base, no? Però effettivamente era curioso anche lì come loro avevano percepito diciamo l'idea di Blanche, no? E poi abbiamo, guardate, dentro ci sono due wash. Occhio, perché queste sono veramente due wash che utilizzerete come piovessero, cioè io penso che addirittura questa, ve lo dico già, il Green Dark Shadow è una sorta di nuovo Agrax, se vogliamo andare a prendere il colore più utilizzato della GV per esempio, è il nuovo Agrax del hobby, ovvero quando voi andrete a velare con delle stratificazioni di Green Dark Shadow avrete l'effetto più o meno che di solito andiamo a ottenere con i colori enamel e con gli ink, diciamo, ok? È veramente, anche qui c'è un grigio scuro nero ma sembra quasi un marrone, non si capisce bene, ma quando voi andate a diluire un po' con il medium questo colore e andate a coprire quello che avete fatto, ecco che praticamente in un attimo esce fuori ed emerge il Green Dark. Quindi questo veramente sappiate che se lo proverete diventerà una delle vostre wash preferite. Questa invece è la Skin Shade ovviamente è per la pelle, anche qui secondo me siamo di fronte a un wash che verrà molto utilizzato per tutte quelle che sono i carnati, diciamo, molto green dark, quindi i Space Marine, i Votan, eccetera, ok? Poi non vado avanti a farvi vedere tutto per forza perché
chiaramente li andremo a provare, quindi poi ve li farò vedere, ma insomma merita vedere che cosa hanno fatto per una confezione. Hanno messo per esempio anche uno speed paint, anche questo completamente nuovo, che è il Blood Moon Red. Il Blood Moon Red è un rosso molto scuro che quindi si può utilizzare a velature con il medium, loro fatto apposta per gli speed paint, ed è veramente molto utile per fare proprio un effetto enamel con un acrilico, cioè quell'effetto sanguinoso, lo vedete spesso per esempio in un canale di un mio collega, a parte The Feral Painter, quello proprio di Green Dark Compendium, che ha fatto anche una gamma sua, se guardate, e fa proprio tonalità di questo tipo. Questo è acrilico, non dovete utilizzare prodotti che sono tossici, non dovete andare a prendervi anche il White Spirit e quindi delle bacinelle a parte per farlo. Con questo avete già ottenuto un risultato più che sufficiente. E poi c'è un metallo, quindi tappo nero, vi ricordate, vi ho detto tappo verde sono i technical, bianchi sono i colori acrilici, rossi sono le wash, argento speed paint, e qui andiamo sul metallo e abbiamo un Emperor Gold che anche qui, signori, aiuto, anche qui grazie John, perché finalmente qualcuno ha fatto l'oro di John Blanche, che è l'oro che più di tutti, per esempio, mi viene da pensare all'inquisitore con il martello, che si vede in una delle copertine di appunto degli inquisitori della Games Workshop che ha fatto John, dove c'è questo inquisitore col martellone che attacca ed ha proprio questa colorazione gold che è quasi un bronzo scuro oro, ok? Quindi veramente un colore da comprendere e utilizzare, ma poi tra l'altro con i metalli nuovi dell'Army Painter sarà uno spasso. E infine, restando sui colori bianchi, quindi ve lo metto a terra così, avete questo, diciamo, Banshee Brown, che come vedete è un marrone che va verso il violaceo rosso. Detto questo, direi che metto via le diciamo chicche della prima confezione e vi faccio vedere la seconda. Allora, passo alla seconda confezione. Vi dico già che secondo me, se volete fare il passo diciamo un po' più in avanti nel carattere pittorico sulla miniatura e quindi passare da una situazione quasi di hobby per passatempo, una situazione in cui vi piacerebbe veramente sviluppare una cosa più personale, più vostra, che vi faccia magari fare dei concorsi eccetera, mi verrebbe da dire non rinunciate alle due confezioni, nel senso che partendo dal Blanshitsu vi potete avere sostanzialmente una percezione di quello che è il provare una tecnica nuova e approfondendola, e da qui spaziare anche su altre, no? Allora, qui abbiamo sempre un diciamo quadro dipinto di John Blanche stampato ovviamente in tipografia. Questo è sempre il painting guide. Abbiamo all'interno l'altro libricino di riferimento e qui avete, anche questo conservatelo, altri colori che sono all'interno diciamo della tavolozza che Blanche ha fatto, e come vedete molto spesso stiamo parlando del primo colore della serie, tranne che proprio il secondo qui dove abbiamo appunto sempre l'Iron Cloud. È lo stesso foglio, quindi basta tenerne uno volendo, l'altro magari serve come riserva. Anche qui siamo diciamo su una sto pensando alle parole giuste, ma diciamo che una non leva l'altra, nel senso che per avere diciamo un'idea completa di quello che John Blanche ha fatto con The Army Painter non è per vendere le confezioni, ma vanno comprate tutte e due perché mancano dei colori nella tavolozza. Quindi non a caso hanno fatto due volumi, cioè per esempio il Fieri Vermilion è un rosso che è estremamente, mi metto sempre sdraiati così, ok? Guardate com'è acceso rispetto a tutti gli altri colori, quindi avete di colpo una tonalità accesissima che quasi sicuramente in questo caso non fa da base, ma è la parte più alta del dipinto quando parliamo di stratificazioni dal basso, perché Blanche quando fa il Blanshitsu usa e utilizza una tecnica che è simile a quella dell'acquerello all'inizio, cioè tanta trasparenza con tanti layer e tante quindi strati
di velature dal giallino ocra marrone verso il rosso e tieni i colori forti e i colori accesi sopra, non sotto. Quindi non è proprio una tecnica stile olio, dove si parte, come sapete, da una base scura per andare verso un chiaro, ma stile acquerello, dove si parte da una base bianca chiara per arrivare praticamente a altro tipo di tonalità dopo che scegliete, no? Allora, poi vedete che qua c'è il Sunburst ocre, per l'appunto parlavamo degli ocre prima dei marroni, questo è praticamente indispensabile rispetto a quello di cui parlavamo prima, no? Il Blanched Berry è, diciamo, il rosso per eccellenza di Blanche. Ora qui lo vedete un po' raffreddato dalla luce del tavolo, sappiate che è un rosso carminio che dà quasi sul petrolio violaceo, essenziale. Cioè questo qui per i mantelli degli Stonecast, per esempio rossi, è essenziale, perché la base con questo vi dà, arrivando per esempio a questo tipo di rosso, vi dà un altro tipo di mantello, ok? Poi avete, sempre continuando i tappi bianchi, il Midnight Olive, che per me è già la base per esempio dei Krieg e la base dei Diavoli Catacciani, cioè proprio un verde essenziale secondo me. E anche qui un Tainted Garden, che è un verde un po' più chiaro rispetto a questo, ma fa sempre parte delle più scure tonalità delle 2/3 di verdi, scusatemi, mi sono ingolfato con un po' di saliva. E avete poi, guardate, questo ultimo colore bianco che è il Ruddy Terra. Il Ruddy Terra è una sorta di terracotta abbastanza sempre su tonalità rossicce, ok? E dopo abbiamo altro nuovo wash che secondo me merita tantissimo vedere e provare, che è il Voodoo Shade. È una sorta di diciamo strong tone che avevano prima, leggermente più chiaro in questo caso, ma è veramente quasi un equivalente di un Agrax ancora più scuro, ok? Quindi anche qui siamo veramente sul grimdark. Mi viene da dire che per esempio le armature dei Space Marine tra questo e l'altro diventano veramente proprio grim come lavature, no? Poi abbiamo un altro metallo, anche qui ragazzi siamo di fronte a qualcosa di, scusatemi, questo è dopo ve ne parlo, lo speed paint. Il metallo, siamo di fronte a un metallo che mancava tantissimo in tutta la gamma, non solo di Army Painter ma anche in altri, che è l'heavy metal. L'heavy metal è un metallo scuro che va a scurire quello che c'è già nella gamma di metalli che sono eccezionali, quelli nuovi dell'Army Painter. Io ce l'ho in prima fila sul rack per dipingere e questo è già diventato il mio nuovo must per fare i metalli, perché le armature degli Stonecast, partendo da questa tonalità con una base nera in dry brush, vengono già meravigliosi. Poi andate a dry brushare con gli altri 2 o 3 metalli, potete arrivare fino al silver, quindi avete 4 colorazioni non più 3, ma avete una sfumatura metallica stupenda che poi integrata con le wash veramente è fantastica. Addirittura mi viene da dire, questo è un nuovo speed paint che merita tantissimo andare a provare, è un turquoise, che loro chiamano turquoise, no, Turnbull turquoise, ok, ci siamo. Il Turnbull turquoise è un turchese molto scuro, quindi tonalità bluastre verdi mare, che va per esempio a, usandolo come velature, colorare persino le armature volendo, quindi fate una base metallica e poi sopra molto annacquato, anche 2-1 con il medium o con l'acqua, fate delle velature dove rendete quasi magica l'armatura, no? Tutte queste cose sono veramente utili da provare insieme, ecco perché hanno fatto 2 confezioni. E poi come technical, ed eccolo qua, in realtà era qui, non me lo ricordavo, quando vi ho fatto vedere all'inizio del video le 2 tonalità Rust. Le 2 tonalità Rust che avete visto sono il classico nuovo Fanatic della serie technical, diciamo, di Army Painter. Blanche ha fatto una via di mezzo che è il Grim Rust, che va a collocarsi praticamente fra le 2 che ci sono già, e vi assicuro cambia, perché è una tonalità rossiccia
che è abbastanza scura e vi permette di fare la transizione a 3 invece che a 2, quindi è come se avessero fatto un'altra triade anche sui technical della ruggine. Lo vedremo perché la ruggine, sapete che io sono un matto tecnica ruggine, no? Quindi vado a cercare proprio i vari prodotti. Bene ragazzi, allora questo era ovviamente solo un unboxing, so che è stato un po' più lunghetto del solito, ma secondo me specialmente su Blanche c'è veramente da parlare tanto, c'è da capire perché si va ad affrontare un certo tipo di tecnica pittorica, altrimenti è chiaro che si rimane sul lobby classico, si partono dalle tecniche base e poi si vanno a elaborare le varie tecniche. Qui stiamo parlando di un sistema pittorico completamente diverso e anche un atteggiamento diverso nei confronti del dipingere miniature, che è trasformare le miniature in un'opera d'arte, ok? Perché il Blanchitsu è una tecnica che ha fatto diventare Blanche un vero e proprio artista, non un pittore di miniature o un illustratore della Games Workshop. Questo era quello che cercavo di passarvi in questo unboxing. Non vedo l'ora di cominciare e accadrà prestissimo, praticamente i prossimi video. Ho già il trigone montato, quindi partiamo dai tiranidi, perché anche lì non vedo l'ora di iniziare a dipingerli, perché ho tutta una cosa mia in testa che tra le altre non è esatta, nel senso che non ho provato degli schemi. Adesso che ho il colore in mano magari proverò qualcosa, ma vorrei andare molto a istinto, perché più o meno nella testa ho l'idea e vorrei farmi un esercito appunto per diciamo, i format vari dello studio, dove finalmente giocheremo a Warhammer 40.000, alle Combat Patrol oppure a Kill Team, no? E quindi ci vedremo prestissimo con il Blanchitsu. Dedicherò vari video sia al Blanchitsu che in generale al Grimdark come tecnica pittorica, ok? Spero che vi sia piaciuto e vi lascio a un recap di Goblin, che non vedeva l'ora di risentirvi. A presto! Naviganti del lobby, stare sulla cresta dell'onda è una cosa che mi piace tantissimo. Ricordatevelo anche quando avete dei problemi che credete che siano degli tsunami. Insomma, è molto più facile e molto più conveniente procurarsi una grandissima tavola da surf e cavalcarsela. Insomma, e a parte questa nota filosofica da Goblin, volevo dirvi che i prodotti di Army Painter sono eccezionali. Siamo felicissimi di aver ricevuto questi colori e di poter innovare tutta la nostra scrivania, e ringraziamo ancora tantissimo Adam e di Army Painter per averci mandato questi colori meravigliosi. E ci vediamo alla prossima puntata, dopo che ovviamente vi siete iscritti, magari abbonati con un caffettino, perché poi anche a fine mese arrivano i primi premi. Insomma, siamo il canale più bello e più grande di tutto il mondo.